Finalmente vi voglio parlare dei libri che ho letto per gli Owls di quest'anno. Se non sapete di che cosa sto parlando, il mese scorso, quindi ad aprile, c'è stata questa readathon chiamata Owls Magical Readathon, che è stata creata da G, il cui canale si chiama Book Roast, ed è questa readathon che è tutta quanta ispirata da Harry Potter. Quest'anno sono riuscita a leggere tutti e 12 gli house, cioè tutti e 12 i libri. Ho dovuto però imbrogliare, tra virgolette, perché ho dovuto cambiare le cose all'ultimo momento, visto che non avevo pienamente considerato il fatto che sarei stata 2 settimane in Sardegna e non mi sono portata dietro i libri che avevo intenzione di leggere. Quindi ho dovuto improvvisare. Nella prima settimana ero bella carica. I miei house sono partiti in realtà il 28 di marzo con la mia lettura di Charms, ovvero Incantesimi. E per quella ho letto The Name of the Wind di Patrick Rothfuss. Ho iniziato a leggere questo libro sul pezzo, cioè il 28 stesso, visto che avevo vinto, mi ero guadagnata dei giorni in più, visto che avevo partecipato al Charms Extra Credit che è stato ad ottobre. Avevo 4 giorni in anticipo rispetto all'inizio degli house e quindi ho iniziato a leggere immediatamente The Name of the Wind. Sono stata anche abbastanza brava e l'ho letto con costanza, ma sono stata distratta, mi è presa questa cosa che dovevo togliere i libri dalla mia libreria e quindi ho fatto cioè, ho riempito un'intera scatola e li ho portati tutti quanti in biblioteca e adesso ho meno libri nella mia stanza e ovviamente ne ho già altri, però contando che ne ho buttati via un bel po', non ho fatto il conto di quanti fossero. Nel frattempo volevo anche portarmi avanti con Shaman King, visto che secondo la mia sfida personale dovevo leggere il numero 23, ma siccome sono io, ovvio, non ce l'ho fatta e quindi ho letto il 16, l'ho fatto valere per, non mi ricordo più che cosa, Pozioni, che era un sequel, però quello l'ho letto più avanti, quindi lasciamo stare. Nel frattempo, comunque, in quei primi 4 giorni, barra prima settimana, ho cercato di andare il più avanti possibile con Shaman King, ma non è andata. Poi mi sono dedicata completamente a The Name of the Wind. The Name of the Wind è la storia di Quote, che è questo grande eroe, decide di prendersi questa taverna in un paese sperduto ai confini del mondo e decide di aspettare lì di morire, fondamentalmente. Lui è ben contento di rimanersene fuori dai giochi e di fare l'oste in una locanda. Evidentemente non è ancora arrivato il suo momento perché improvvisamente arriva al villaggio questo personaggio chiamato Chronicler, che non è altro che questo accumulatore di storie e sfatatore di miti, non so nemmeno se si dice in italiano sfatatore di miti, però insomma, è quello che va in giro a cercare le leggende e a vedere se quelle leggende sono fondate oppure no, visto che a quanto pare è quello che ha scritto un intero libro sul fatto se i draghi siano veri oppure no. Vi lascio, vi lascio col dubbio così che voi dobbiate leggerlo per sapere se i draghi sono veri in questo mondo. Arriva Chronicle alla locanda del nostro Quote e gli dice: Io so chi sei, se vuoi che la tua storia venga raccontata come dici tu, allora raccontamela, se no la faremo raccontare alla gente come la sta già facendo e quindi possono raccontare quello che vogliono. E quindi come dire, lo porta a raccontargli la storia usando la sua vanità, immagino, o comunque il suo amore per le storie, visto che lui fa parte degli Edemara, che sono questi nomadi che vanno in giro e raccontano storie. Troppi dettagli. Quote dice a Chronicle che la sua storia è così lunga che ha bisogno di 3 giorni interi per raccontargliela. Questo libro, The Name of the Wind, è il primo giorno. Ho adorato i salti tra il presente e i quote che racconta, ho adorato tutti i personaggi, trovo che siano tutti quanti unici
Ho adorato l'umorismo, ho adorato il modo in cui lui si prenda sia sul serio che in giro da solo, è assolutamente meraviglioso e devo dire che questo è il miglior fantasy che io abbia mai letto in tutta la mia vita. Dovete leggerlo, per forza, ok? Secondo Goodreads io ho letto The Name of the Wind, l'ho finito il 6 aprile. Quindi ci ho messo 10 giorni a leggerlo tutto, però effettivamente sono quasi 900 pagine. Ah no, 661. Vabbè, dai, quasi 900. Subito dopo ho letto Monster Allergy volume 4, ma devo dire che ho trovato questo in particolare un po' filler. Nonostante ci siano molte cose nuove, capito? Cioè che è pieno di colpi di scena, però l'ho trovato comunque filler. Ma probabilmente sono io che voglio fare soltanto la puntigliosa. In questo volume sembra che la mia ship effettivamente vada da qualche parte e spero vivamente che avvenga. Abbiamo il piacere di conoscere le streghe di questo mondo. E sono molto strane perché hanno tutta quanta la faccia rugosa e il fatto che abbiano le rughe, cioè, considerano le rughe bellissime. E ho trovato che fosse veramente molto originale, molto apprezzabile, anche perché hanno tutte quante le rughe nella faccia e per andare nel mondo degli umani e sembrare umani devono tirarsi tutta quanta questa pelle indietro e fermarla con delle pinzette. È geniale. Monster Allergy l'ho usato per aritmanzia, che altro non era che leggere qualcosa di uno o più autori, scritto da uno o più autori. Dopodiché ho letto 2 libri di Penelope Douglas che sono Killswitch, no, prima Hideaway, che è il secondo libro nella serie di The Devil's Night. Questo libro segue come personaggio Kai e la rispettiva fiamma. È stato molto interessante leggere dal punto di vista di Kai ed è stato anche molto interessante conoscere un altro aspetto della famiglia di Demon, ma ho trovato che questo libro fosse un pochettino raffazzonato. Ho pensato che l'interesse amoroso tra i personaggi non fosse così evidente, cioè doveva effettivamente spiegarmelo, perché se no non c'era, secondo me. Una delle scene di sesso con più personaggi rispetto a 2, ma con 4 personaggi non mi è piaciuta. L'ho trovata molto insipida e molto messa lì giusto per dire oh, sono tutti quanti così birichini. Neh, non è stata molto di che. Qualche giorno dopo, rispetto a Hideaway, ho finito Killswitch, che è il terzo libro sempre della serie di Devil's Night, e questo l'ho finito, per la precisione, l'11 di aprile. Partiamo dal presupposto che è una storia veramente assurda, ok? Devi veramente dire, ah ok, va bene, ce la facciamo andare bene, perché se no. L'ho apprezzato veramente, veramente molto di più rispetto a Hideaway, perché abbiamo come protagonista Demon, che è il cattivo della situazione, e come protagonista femminile abbiamo una ragazza cieca. Meraviglioso, ero veramente tanto curiosa di scoprire come Penelope Douglas sarebbe riuscita a rigirarmi un personaggio così malvagio. Ecco, disturbante, così interessante e squisito. Mi è piaciuto veramente tanto e Killswitch è riuscita ad arrivare agli stessi livelli, se non forse un pelino di più, perché Demon mi è piaciuto di più come personaggio rispetto a Michael, ha superato Corrupt ed è il migliore di questa serie per ora. Il quarto libro sarà sull'ultimo dei 4 cavalieri, sarà su Will e sarà molto interessante leggere dal punto di vista di Will, non vedo l'ora. Allora, Hideaway l'ho usato per Muggle Studies, ovvero leggere un contemporaneo,
e Killswitch l'ho usato per trasfigurazione, ovvero leggere qualcosa con le pagine colorate oppure con la copertina rossa. Killswitch ha la copertina rossa, quindi ovviamente l'ho usato per quello. Poi mi sono letta il 16 di Shaman King. 16 l'ho usato per l'esame di pozioni, ovvero un sequel. Allora, questo qua l'avevo iniziato a marzo, ma non l'avevo finito, avrò letto le prime, 50 pagine e poi l'avevo mollato da una parte, perché sapevo che mi sarebbe interessato molto, essendo un flashback del primo incontro tra Io e Anna, e sapevo che l'avrei voluto leggere con molta attenzione, e nel momento in cui lo stavo leggendo era tutto molto forzato, quindi ovviamente non mi sarebbe piaciuto, e quindi l'avevo messo da parte. Poi finalmente il 16 l'ho finito ed è stato tanto 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 bello. Per il momento questo è il mio preferito di tutti quelli che ho letto. Lo stesso giorno che ho finito Shaman King ho anche finito Rhythm, Chord and Maliki di Mariana Zapata. E questa è una storia un pochettino particolare che mi ha deluso però, perché io mi aspettavo così tanto di più da questa storia. Allora, l'unica cosa che sapevo di questa storia era che c'è una band, la band è del gemello della nostra protagonista, lei viene spinta ad andare con loro per vendere il merchandise in tour per 3 mesi. Fighissimo, non ho bisogno di sapere altro, c'è una band e andiamo in tour con la band, lei conosce la band spalla, diciamo, di quella del fratello, e c'è il cantante di questa band che è molto figo e loro due fanno subito amicizia. Mariana Zapata è bravissima a scrivere storie con personaggi che si innamorano piano piano. Te la vivi tutta insieme a loro e sei lì con il cuore bello, bello caldo e dici, ah sì, non lo so, questo mi ha lasciato volendo di più. È anche vero che vengo da From Look of with Love e quello era perfezione assoluta. E invece questo qua qualcosa non mi convinceva. Sarà che, a parte la protagonista, tutti quanti gli altri personaggi li ho trovati veramente monodimensionali, non sono stati ben delineati, secondo me, e tutto quanto il dramma con l'ex della protagonista è stato, cioè, poteva anche non esserci. L'ho letto per la challenge di Arti Oscure, ovvero leggere un qualcosa che inizia con la lettera R. Mentre ero in Sardegna sono riuscita a rilassarmi molto, a parte un giorno che mal di testa allancinante, non ho fatto niente, un altro in cui non volevo alzarmi dal letto, ma stranamente tutti i giorni in Sardegna sono riuscita a dimenticarmi di abbassare la tapparella e venivo svegliata continuamente dal sole qui nell'occhio. Ogni giorno. Sono stata 2 settimane e per 2 settimane mi sono dimenticata di abbassare la tapparella di notte. Ma vabbè. Però sono riuscita ad andare 2 giorni al mare, il che è stato veramente bellissimo, perché sono andata lì con un bel libro e mi sono sdraiata a leggere tranquilla. È stato bellissimo. C'è stato Pasqua, ci sono state cose e io non ho finito niente in quella settimana lì. E poi la settimana dopo mi è venuta la strizza e dicevo, no, devo per forza leggere, no! Quindi mi sono messa lì a battere sul ferro caldo e leggere potentissima. La novella della serie di A Court of Thorns and Roses, questa qui si chiama A Court of Frost and Starlight. Questo l'ho usato per la challenge di astronomia, che era leggere qualcosa con Star in the title, quindi questo qua, Starlight, e ci sta. Questa novella mi ha deluso tantissimo, non tanto. Di più sapevo che non sarebbe stato niente di che, perché l'avevo visto da altre review su Goodreads e da altri video, che a molti aveva lasciato perplesso con l'amaro in bocca. Stessa cosa è successa a me. Mi sarebbe così tanto piaciuto entrare nella testa degli altri personaggi. Per quanto mi piaccia stare nella testa di Rhys e di Fair,
volevo stare di più nella testa di Cassian e di tutti gli altri, insomma. E invece ho però apprezzato tantissimo il fatto che ci fosse un pochettino di rappresentazione del fatto che non tutti possono essere felici del cambiamento, no? Quello l'ho apprezzato, cioè che non tutti potessero fare, oh sì, bello, adesso sono figo, adesso sono immortale, yay! Mi è piaciuto quello. Avrei preferito però entrare più nella sua testa, ecco. Poi ho finalmente finito con The Themis Files, ovvero la trilogia, quella di Sleeping Giants, e ho letto l'ultimo libro via audiobook che si chiama Only Human. È stato meraviglioso. Non c'è molto da dire, è stato bellissimo. Mi è piaciuto tutto. Mi è piaciuto tutto, qualsiasi cosa. Ho apprezzato tantissimo il nuovo personaggio femminile cazzuto, che era... Mi sono già dimenticata il nome, purtroppo. Però è questa dei servizi segreti russi. Ho trovato che fosse perfetta, non c'è niente da fare, l'ho adorata, ho adorato tutte le scene in cui c'era lei perché aveva questo modo di fare molto sarcastico, queste risposte molto rapide, molto veloci. È stato divertentissimo. E ho trovato che fosse un finale perfetto per questa storia. E Only Human l'ho usato per divinazione, ovvero qualcosa ambientato nel futuro. Poi l'unico libro fisico che mi sono portata in Sardegna è stato Excalibur di Bernard Cornwell. Se sentite la mia voce che cambia è perché la mia gola ha deciso che deve andare ormai. Ho capito, rileggendolo, perché la me dodicenne non ce l'ha fatta. Ho odiato profondamente lo stile di scrittura. E Derfel come narratore è terribile. Lo odio. Non ce l'ho fatta. No, mi dà troppo fastidio. Cioè, iniziava a raccontare qualcosa e poi diceva, whoop, è finito. E poi raccontava qualcos'altro e whoop, è finito. E poi alla fine, evidentemente, Bernard si è reso conto che non poteva glissare su tutte quante le battaglie e quindi mi fa 25 pagine di una battaglia. C'è una via di mezzo, tesoro. Non è che devi raccontarmele tutte, però o me le racconti circa tutte quante, oppure non me le racconti tutte. Non è che mi fai quell'unica battaglia che non te ne frega niente a nessuno. L'unica cosa che io so di Artù sono i film visti di Artù, o La Spada Incantata. Si chiamava La Spada Incantata il film, vero? Cioè il cartone. Non mi ricordo. Comunque, cioè, quelli erano i paragoni, capito? Quindi leggere questo ero, ma non può essere! Artù è un figa! Però sono incuriosita da come vada avanti la storia, ok? Cioè, è riuscita almeno in quello. Ma, cioè, mi sono dovuta obbligare, perché lo stile di scrittura proprio non mi faceva funzionare le cose. E c'è stato un momento, l'unica cosa che io mi sono segnata di questo libro è il fatto che esistano 13 tesori del potere della Britannia, che credo che sia importante nei prossimi libri, però è l'unica nozione importante di questo coso. Il resto, chi se ne. Excalibur l'ho usato per l'esame di Antiche Rune, ovvero un retelling, visto che è un retelling della storia di Artù. Dopo di quello ho letto Hunting Ground di Patricia Briggs, che è il secondo libro nella serie di Alfa e Omega, che è una serie, credo, spin-off della serie di Mooncold, ma lei si chiama... Comunque, serie sui lupi mannari, c'è il primo libro che è Mooncold e poi da lì parte uno spin-off che è Alfa e Omega. Poi c'è una novella che introduce l'Alfa e l'Omega e poi da lì c'è Cry Wolf che è il primo. È complicato, sono dovuta andare sul sito di Patricia Briggs e vedermi la cronologia dei libri per leggerli in ordine cronologico perché sì. Comunque, tornando a noi, in questo seguiamo Charles e Anna che vanno a Seattle perché ci sono problemi. Un altro lupo alfa,
che dice di essere la reincarnazione di Artù. Però è soltanto per dire che io ho appena finito di leggere Excalibur e sto leggendo un libro che in teoria non ha niente a che fare perché è un libro sui lupi mannari e mi ciccia fuori Artù. E io, ok. E questo Artù ha una spada che dovrebbe essere Excalibur. Cioè questo qui dice di essere figlio di archeologi che hanno trovato Excalibur e poi lui ha toccato Excalibur e si è ricordato di essere Artù. Oh mio Dio! Ho trovato... mi ha fatto molto ridere il fatto che fosse nello stesso periodo, mi ha fatto veramente tanto ridere. E forse questo me l'ha fatto apprezzare di più questo libro, perché in realtà la storia in sé credo che sia soltanto un mettere le basi per quello che è il resto della storia, perché non succede molto. Cioè, succedono cose, ma... E poi non c'è sesso praticamente, e il che non mi piace. Non mi piace che non ci fosse il sesso. Cioè, i lupi sono animali a sangue caldo, per me sono focosi, e il fatto che non ci fosse abbastanza sesso in questo mi disturba. Hunting Ground l'ho usato per l'esame di cura delle creature magiche perché mi serviva una storia con un animale di terra nella copertina, e visto che c'è un lupo nella copertina, perfetto. Poi arrivati a questo punto mi rimanevano solo 2 esami, uno era erbologia e l'altro era storia della magia. Ed era il 29 aprile e io, cioè il 29 aprile alle 23, io sono tornata a Milano, quindi avevo solo il 30 per leggere. A quel punto non avevo possibilità di cincischiare e mettermi a leggere altri libri, e quindi per forza ho dovuto ricorrere a Shaman King volume 17 e Shaman King volume 18. Questo l'ho usato per erbologia perché mi serviva una pianta nella copertina e ci sono dei fiori di loto e quindi ce lo facciamo andare bene. E poi ho letto il volume 18 e l'ho fatto valere per Storia della magia perché Shaman King è vecchio. Entrambi questi volumi sono ritornati un pochettino nella noia per me, ma probabilmente è perché, di nuovo, mi sono obbligata a leggerli e quindi... Visto per... giusto per divertirmi, mi sono fatta anche un calcolo delle pagine che io sono riuscita a leggere. Ho letto un totale di 4175 pagine, ovvero al giorno 139. Mi disturba perché mancava una pagina per arrivare a 140, che è un numero completo. Che fastidio! Fatemi sapere voi che cosa avete letto durante il mese di aprile, se avete partecipato alla readathon oppure no, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!